Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Benefix Pfizer SRL. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa ha Benefix? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Benefix durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Benefix? Benefix ha un farmaco a base del principio attivo non-ACOG-alfa, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Benefix può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Benefix Evunoflac. 1000 UI più 5 ml Solv. Siringa preriempita. Benefix Evunoflac. 2000 UI più 5 ml Solv. Siringa preriempita. Benefix Evunoflac. 250 UI più 5 ml Solv. Siringa preriempita. Benefix Evunoflac. 3000 UI più 5 ml Solv. Siringa preriempita. Benefix Evunoflac. 500 UI più 5 ml Solv. Siringa preriempita. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Europe MEIG. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo non-ACOG-alfa. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti affetti da emofilia B, deficit congenito di fattore X. Benefix può essere usato in pazienti di tutte le fasce di età. Posologia: il trattamento deve avvenire sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia. Monitoraggio del trattamento. Durante il ciclo di trattamento, è consigliabile eseguire un'adeguata misurazione dei livelli plasmatici di fattore X per calcolare la dose da somministrare e la frequenza delle infusioni ripetute. La risposta individuale al fattore X può variare, mostrando livelli differenti di recupero e di emivita. Il calcolo del dosaggio basato sul peso corporeo può richiedere un aggiustamento nei pazienti sottopeso o sovrappeso. In caso di interventi chirurgici maggiori in particolare, è indispensabile eseguire un attento monitoraggio della terapia sostitutiva per mezzo di analisi della coagulazione, attività plasmatica di fattore X. Quando si utilizza un one-stage clotting assay in vitro basato sul tempo di tromboplastina, ACT, per la determinazione dell'attività del fattore X nei campioni ematici dei pazienti, i risultati dell'attività del fattore X plasmatico possono essere influenzati in maniera significativa sia dal tipo di reagente ACT che dallo standard di riferimento utilizzato nel test. Ciò è importante in particolare quando si cambia il laboratorio o i reagenti utilizzati nel test. Posologia: dose e durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità della deficienza di fattore X, dalla localizzazione e dalla estensione dell'emorragia e dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattore X somministrate viene espresso in unità internazionali, UI, relativo all'attuale standard OMS per i prodotti a base di fattore X. L'attività plasmatica di fattore X viene espressa in percentuale, relativa al plasma umano normale, o in unità internazionali, relative a uno standard internazionale per il fattore X nel plasma. Una unità internazionale, UI, di fattore X è equivalente alla quantità di fattore X contenuta in un ml di plasma umano normale.
Trattamento al bisogno. Il calcolo della dose richiesta di Benefix può essere basato sulla considerazione che per una unità di attività dei fattori X per chilogrammi di peso corporeo ci si attende un incremento del livello di fattore X circolante, in media, di 0,8 UI/dL, range da 0,4 a 1,4 UI/dL, in pazienti di età a 0 e 12 anni. Per ulteriori informazioni, vedere paragrafo 5, 2. La dose necessaria viene determinata per mezzo della seguente formula. Numero di UI di fattore X richiesto uguale peso corporeo in chilogrammi X aumento di fattore X desiderato per 100 più UI/dL X reciproco del recupero osservato. Esempio. Per un incremento di 0,8 UI/dL, la formula da utilizzare è numero di UI di fattore X richiesto uguale peso corporeo in chilogrammi X aumento di fattore X desiderato per 100 più UI/dL X 1,3 UI/kg. La quantità da somministrare e la frequenza di somministrazione devono sempre essere orientate all'efficacia clinica nel singolo caso. In presenza dei seguenti eventi emorragici, l'attività dei fattori X non deve scendere al di sotto dei livelli di attività plasmatica determinati, in % del normale o in UI/dL, nel periodo corrispondente. La seguente tabella può essere utilizzata come riferimento per le dosi negli episodi emorragici ed in chirurgia. Grado di emorragia / tipo di procedura chirurgica. Livello di fattore X necessario, per 100 più UI/dL. Frequenza delle dosi, H / durata della terapia, giorni. Emorragia. Emartro precoce, sanguinamento intramuscolare o sanguinamento orale. 20-40. Ripetere ogni 24H, almeno 1 giorno, fino a cessazione dell'episodio emorragico come indicato dal dolore, o fino a guarigione. Emartropia esteso, sanguinamento intramuscolare o ematoma. 30-60. Ripetere l'infusione ogni 24H per almeno 3-4 giorni fino a cessazione del dolore e della invalidità acuta. Emorragia a rischio per la vita. 60-100. Ripetere l'infusione ogni 8-24H fino alla scomparsa del rischio. Interventi chirurgici minori, incluse le avulsioni dentarie. 30-60 ogni 24H, per almeno 1 giorno, fino a guarigione. Maggiori. 80-100 pre e post operatoriamente. Ripetere l'infusione ogni 8-24H fino a raggiungimento di adeguata cicatrizzazione, successivamente continuare la terapia per almeno altri 7 giorni per mantenere un'attività dei fattori X fra il 30% e il 60% UI/dL. Profilassi. Benefix può essere somministrato per la profilassi a lungo termine contro episodi emorragici in pazienti con emofilia B. In uno studio clinico per la profilassi secondaria di routine, la dose media per i pazienti precedentemente trattati, PTPS, è stata di 40 UI/kg, range 13-78 UI/kg, somministrata a intervalli di 3-4 giorni. In alcuni casi, specialmente nei pazienti più giovani, possono essere necessari intervalli di dosaggio più brevi o dosaggi superiori. Popolazione pediatrica. La documentazione relativa al trattamento al bisogno e agli interventi chirurgici nei pazienti trattati con Benefix in età pediatrica inferiore ai 6 anni è limitata. Il dosaggio medio, a più meno deviazione standard, per la profilassi è stato di 63,7, a più meno 19,1 UI/kg a intervalli di 3-7 giorni. Per i pazienti più giovani potrebbero essere necessari intervalli di somministrazione più brevi o dosi maggiori. Il consumo di un prodotto a base di fattore X per la profilassi di routine in 22 pazienti valutabili è stato di 4.607, a più meno 1.849 UI/kg per anno e di 378, a più meno 152 UI/kg per mese. Deve essere effettuato un attento monitoraggio dell'attività del fattore X plasmatico, come indicato clinicamente, così come devono essere effettuati calcoli dei parametri farmacocinetici quali il recupero e l'emivita, al fine di aggiustare le dosi in modo adeguato.
Pazienti anziani. Gli studi clinici condotti su Benefix non hanno incluso un numero sufficiente di soggetti di età pari o superiore ai 65 anni per poter determinare se questi rispondano in modo diverso rispetto ai soggetti più giovani. Come per qualsiasi paziente cui venga somministrato Benefix, la scelta del dosaggio per un paziente anziano deve essere personalizzata. Modo di somministrazione. Benefix viene somministrato per infusione endovenosa dopo ricostituzione della polvere liofilizzata per soluzioni iniettabili con la soluzione sterile di cloruro di sodio 0,234%, vedere paragrafo 6. Benefix deve essere somministrato ad una bassa velocità di infusione. Nella maggioranza dei casi è stata utilizzata una velocità di infusione fino a 4 ml al minuto. La velocità di somministrazione deve essere determinata dal livello di comfort per il paziente. Se si verifica qualsiasi reazione sospetta di ipersensibilità che si ritiene possa essere correlata alla somministrazione di Benefix, la velocità di infusione deve essere diminuita o l'infusione deve essere interrotta, vedere paragrafi 4 e 8. Agglutinazione dei globuli rossi nel tubicino nella siringa. Sono stati segnalati casi di agglutinazione dei globuli rossi nel tubicino nella siringa durante la somministrazione di Benefix. Non sono stati riportati eventi avversi riconducibili a queste segnalazioni. Per ridurre la possibilità di agglutinazione, è importante limitare la quantità di sangue che entra nel tubicino. Il sangue non deve entrare nella siringa. Nel caso in cui si verifichi agglutinazione di globuli rossi nel tubicino nella siringa, è necessario eliminare tutto questo materiale, tubicini, siringa e soluzione di Benefix, e continuare la somministrazione con una nuova confezione. Infusione continua. La somministrazione per infusione continua non è stata approvata e non è raccomandata, vedere anche paragrafi 4 e 6. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Reazione allergica nota alle proteine di criceto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. I pazienti possono incollare una delle, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state segnalate interazioni di prodotti a base del fattore di coagulazione umano ILX-RDA con altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Benefix durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Benefix durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati eseguiti studi con il fattore IX sulla riproduzione negli animali. Considerando la rara eventualità della emofilia B nelle donne, non sono disponibili esperienze riguardanti l'impiego di fattore, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Benefix non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Sono state osservate ipersensibilità o reazioni allergiche, che possono includere angioedema, bruciore e sensazione urticante nel sito di infusione, brividi, rossore, orticaria generalizzata, cefalea, orticaria. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati sintomi di sovradosaggio con i prodotti a base di fattore IX della coagulazione ricombinante. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici, fattore IX della coagulazione del sangue. Codice ATC. B02BD04. Meccanismo d'azione. Benefix contiene fattore IX della coagulazione ricombinante, non ACOG alfa.
Il fattore X della coagulazione ricombinante ha proprietà farmacocinetiche. In uno studio di farmacocinetica crossover randomizzato, è stato dimostrato che Benefix ricostituito con cloruro di sodio 0,234% come diluente è equivalente in termini farmacocinetici alla formulazione di Benefix precedentemente. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di genotossicità. Non sono stati eseguiti studi sulla carcinogenesi, sui danni alla fertilità e sullo sviluppo. Elenco degli eccipienti: polvere, saccarosio, glicina e l'istidina, polisorbato 80, solvente, soluzione di cloruro di sodio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Benefix a base di nonacog alfa sono: Benefix. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.